Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati a tutti in questo editoriale di lunedì 24 marzo del 2025. Buona settimana, buon lunedì, buona seconda settimana di sosta. Grazie a tutti voi che ci avete comunque guardato anche nella scorsa settimana. Siete stati in tanti nonostante comunque la settimana di sosta non invoglia probabilmente a sentir parlare di Milan, soprattutto in questo momento storico. Ma insomma, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ai quali probabilmente chiederemo anche un piccolo grande sacrificio nel prossimo futuro, ma di questo ne parleremo a tempo debito, proprio per il bene della radio, ma ne parliamo come detto tra poco, o meglio, non oggi. Metto già le mani avanti, non ci saranno grandissime notizie, non ci saranno grandissime, chissà quali grandi analisi. In questo momento della stagione l'importante è più o meno portare la barca in porto e cercare di programmare la prossima. Quindi qualche notizia su questo sì, ed è un po' la parte qui di fianco vero la ragione, ma di solito tendo a fare l'editoriale pensando che possa essere quasi un editoriale della radio più che mio. Oggi sarà puramente mio, quindi magari andrò anche molto più sul personale rispetto al solito. Però era giusto anche per fare due chiacchiere tra di noi, insomma, l'editoriale è anche nato un po' per questo, una sorta di quasi di chiacchiera tra noi e voi. Quindi magari qualcuno avrà già skippato nel mentre, ciao. No, inizio subito, dai. Volevo partire con una speranza finale, come detto, in fondo, lo dice la parola stessa, finale. Invece la faccio subito. Io spero di vivere una prossima stagione in maniera ben diversa rispetto alle ultime 2 o 3 stagioni di Milan. E qui proprio faccio un discorso molto, molto, molto personale. Forse qualcuno di voi ci si rivedrà, anche se magari non lavora a stretto contatto né con il Milan né parlando di Milan, ma lo vive semplicemente come una passione. Ma gli ultimi 2 o 3 anni, credetemi, ve lo dico proprio più o meno guardandovi negli occhi, è stato veramente pesante lavorare parlando di Milan. C'è molto di peggio nella vita, ci mancherebbe altro, non sto dicendo questo. Però rispetto alla media normale di fare questo lavoro con dei ritmi, delle modalità specifiche, gli ultimi 2 o 3 anni sono stati particolarmente pesanti. Un po' per i risultati, un po' per il Milan stesso, ma non perché il Milan abbia fatto a noi qualcosa, no, non sto dicendo questo, ma per quello che il Milan ha fatto sul campo e fuori dal campo, insomma. Tutto questo clima che ogni tanto addirittura qualcuno tende ad addossarci, ma che onestamente questo mi spiace anche parecchio, che qualcuno pensa. Tra l'altro qualcuno che ci ascolta pure. Potrei anche fare dei nomi e cognomi di persone che purtroppo ci ascoltano tante, e qualcuno di voi forse dietro nell'anticamera del cervello pensa che a noi interessa che il Milan perda, o il Milan vinca o quale altro risultato. A noi interessa il bene del Milan. Ve lo dico proprio chiaramente. L'ho fatto tante volte questo discorso, ma mi prendo 20 secondi per rifarlo, poi andiamo su DS, allenatori e compagnia. Se il Milan perde, io ho il lunedì successivo un botto di ascolti importante, assolutamente sì, assolutamente vero, non lo nego, a parte che basta fare 2 più 2 con i dati di YouTube, vabbè. E non solo. Il problema è che quando si perde, poi il martedì il tifoso inizia a vedere meno, mercoledì ancora meno, giovedì meno che meno, venerdì meno che meno che meno. E quando vai a tirare una linea in fondo a una settimana di sconfitte, gli ascolti dopo una vittoria sono maggiori rispetto a quelli di una sconfitta. Quindi questo disegno che ogni tanto c'è, soprattutto nostro, poi i media tradizionali non ne parlo perché non mi riguarda e non lo so, ma un media che parla prettamente di Milan ha tutto da perderci, credetemi, tutto completamente da perderci, che il Milan perda, quindi non fa mai niente affinché la propria squadra vinca o perda.
la sorta di Seminare, Zizzania, Odio, eccetera, sono palle. Purtroppo lo vedo sulla mia pelle, quindi non, dovrei dirvi il contrario. A parte, vabbè, andiamo avanti. Andiamo su notizie e quant'altro. Direttore sportivo, non c'è, detto proprio chiaramente. Non c'è ancora stato niente di concreto, qualcuno è stato depennato perché resterà lì, come Falkenberg al Bayer Leverkusen, come magari Thiago Scuro che resterà al Monaco, qualcuno è ancora in lizza, qualcuno uscirà, entrerà, il borsino salirà, scenderà, ma non è tanto questa la notizia per me è un'altra, cioè che a scegliere il direttore sportivo ci sarà una persona che purtroppo, perché ci sarà ancora a fare determinate scelte, ha dimostrato che dal punto di vista dirigenziale, soprattutto sportivo, ha un'esperienza molto limitata e ha delle capacità sportive purtroppo deboli e che quindi rimettiamo ancora una volta nelle sue mani il futuro di questa squadra. Ovviamente la figura è quella di Giorgio Furlani. A me dispiace che il Milan vada nelle mani di Giorgio Furlani, ma non tanto per i conti, i rinnovi di contratto di Emirates che ogni tanto vengono sbandierati, a parte che poi bisogna vedere dentro poi nel contratto qual è la cifra, perché anche l'altra volta si diceva che erano 30 e passa il rinnovo, poi a bilancio la cifra è un'altra, ma questo è un vizio che ogni tanto abbiamo, quello di spifferare una cifra agli amici e poi in realtà carta canta il bilancio dice altro, come abbiamo visto anche per alcuni giocatori. Ma detto questo, mi dispiace per il semplice fatto che ripongo a questo punto una speranza che quasi per un calcolo statistico, per un gioco di cabala, la scelta della D sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore, perché come abbiamo capito avrà grandissima voce in capitolo anche su questo, come l'ho avuto anche nel recente passato, soprattutto a dire no a Lopeteghi e sì a Fonseca, per dire. Purtroppo il Milan in questo momento è nelle mani di persone che dal punto di vista sportivo non hanno grandi conoscenze, è innegabile, purtroppo è innegabile che chi dice il contrario è la realtà dei fatti che li smentisce. Lo stiamo vedendo sulla nostra diretta pelle, che dal punto di vista sportivo ci sono delle capacità molto ridotte, così come quelle di Forlani, come quelle di Ibrahimovic per quanto riguarda la costruzione di Milan Futuro, che è ultimo in questo momento, mentre vi parlo, è virtualmente retrocesso. L'unico settore dove non si è più o meno messa mano e si è dato grande margine di lavoro, fortunatamente, a Vergine, cioè qualcuno di capace, è la Primavera, e infatti Vergine ha preso un allenatore di livello per la Primavera, infatti è in lizza per giocarsi il playoff scudetto ed è in finale di Coppa Italia Primavera. Sarà un caso probabile, ma credo di no, visto anche quello che si è combinato in Milan Futuro. Ma al di là di questo, e tra poco adesso parliamo anche un pochino dello stadio perché ci sono 2 o 3 cose da dire importanti, non è tanto il nome del prossimo direttore sportivo quello che mi angustia. Potrà fare bene, potrà fare male, è il substrato di dove verrà a lavorare il prossimo direttore sportivo, quanti margini di lavoro potrà avere, quanto margine di potere potrà avere lui, l'allenatore e quant'altro. Perché se in questo momento il Milan rimane simile a se stesso, può venire più o meno quasi chiunque a lavorare al Milan e rischiare di floppare, anche chi ha grande esperienza, chi ha grande bravura, eccetera, eccetera. Se il Milan non cambia dentro di sé alcune figure è difficile. Ve l'avevo detto anche nel recente editoriale. Anche proprio a livello di gente che ci lavora al Milan c'è un po' di insofferenza e non sto parlando di allenatori, giocatori e quant'altro, sto proprio parlando di lavoratori, chiamiamoli così, di gente che fa il Milan a casa Milan più che a Milanello, ecco. C'è un po' di tensione, ecco, se in questo momento come vi ho detto inizialmente c'è un po' di pesantezza a parlare di Milan, probabilmente c'è anche un po' di pesantezza a fare il Milan. La mia speranza è proprio quella che invece si possa essere migliori nel prossimo passato, anche da questo punto di vista, perché molte delle vittorie, lo sappiamo, l'hanno raccontato spesso negli anni di Berlusconi, si fanno anche fuori dal campo di gioco. Ma andiamo sul direttore sportivo. In questo momento in lizza più o meno quasi singola, per il momento c'è Paratici? Sì, no. Sì, per il semplice fatto che si è fatto 2 chiacchiere con Paratici.
come si sono fatte anche con altri direttori sportivi, ma non c'è mai stata una scelta e in questo momento ancora non c'è una scelta e forse non sarà nemmeno a breve una scelta. E questo ha un altro grande pericolo che corre il Milan e che ha già corso, perché in realtà si sarebbe già dovuto mettere al riparo da questo rischio perché si è già bruciato su questo argomento, cioè cercare di fare le cose sempre rimandando, sempre a tempo debito, quando ci sarà il momento, quando forse si vorrà, si potrà. E invece ci sono più o meno delle date non scritte nel calcio, soprattutto per quanto riguarda alcune determinate scadenze, che vanno rispettate per il semplice fatto di dare il tempo a chi deve lavorare di poter lavorare. Come ad esempio il direttore sportivo che deve arrivare in primavera, massimo a metà della primavera, perché deve già iniziare a pensare a quale squadra eredita, quali situazioni eredita di contratto, di giocatori che vanno, di giocatori che sono in prestito, di giocatori che devo cedere, di allenatori che devo iniziare a valutare. Se questo attuale non va più bene, allora chi prendo? E allora se devo prendere allenatore, quale squadra gli costruisco su misura? Perché altrimenti rischiamo di fare come abbiamo fatto nel recente passato, di comprare giocatori random, poi gli allenatori si ritrovano con un centrocampo mal assortito, i difensori centrali che fanno un mestiere piuttosto che un altro e quindi non so se posso tenere la linea alta o la linea bassa. E gli attaccanti vado al discount, tra virgolette, non perché Morata era un prodotto da discount, ci mancherebbe altro, ma perché non sono andato realmente sul mercato, ma sono andato su quello che probabilmente come qualità-prezzo costava meno. E allora vado a prendere Morata, allora vado a prendere determinati giocatori in un determinato tipo di mercato, eccetera, eccetera. Come siamo arrivati lunghi a volte con le firme di Maldini e Massara l'ultimo giorno e ci siamo bruciati un mese di mercato, come ci siamo arrivati lunghi sulla scelta dell'allenatore quest'anno e abbiamo cercato di fare tutto in rincorsa, come siamo arrivati adesso lunghi probabilmente sul direttore sportivo, come siamo arrivati lunghi sulla decisione di togliere Fonseca perché comunque se fossimo stati un pochino più lungimiranti forse potevamo farlo anche un pochino prima, come siamo stati lunghi nello sceglierlo Fonseca, come siamo sempre lunghi tendenzialmente a fare le nostre cose. Come siamo stati lunghi a decidere di non proseguire ad esempio con Pioli l'anno scorso, cosa che potevi prendere una decisione molto prima che il Milan si schiantasse definitivamente in Europa League con la Roma. Questo perché? Perché le capacità sono relative e quindi bisogna sempre sbatterci il muso perché non c'è la visione di quello che può essere un prossimo futuro, perché non ci sono grandi capacità dal punto di vista calcistico e quindi prima si vedono i fatti e poi su quello si reagisce, ma non c'è né pianificazione né visione calcistica. Ed è la mia paura più grande, cioè rimettere ancora una volta una stagione intera del Milan a chi queste debolezze ha già dimostrato di averle. Come scritto qui di fianco, il sentimento è quella che la speranza possa prevalere, cioè che un'illuminazione dall'alto, una botta di fortuna, un improvviso sprazzo di bravura, arrivi un direttore sportivo perfetto, un allenatore giusto, la rosa si riuscisse a ricalibrare sul prossimo allenatore in maniera giusta e si ripartisse. Tutti quanti. La ragione mi dice che chi ha in mano questi strumenti non ne ha le grandissime capacità. Così come dovrei sperare che la questione stadio, se ne parliamo subito, potesse andare bene, perché insomma siamo a 5-6 anni da questa situazione e lo stadio lo sappiamo, è la grande chiave di volta, sia per far aumentare l'introito e quindi probabilmente il Milan potrebbe poi essere migliore anche sul campo, eccetera, eccetera, al netto che non è mai bello sventolare i numeri degli introiti se poi sul campo non porta a casa niente, perché a me che il Milan diventi più ricco mi interessa fino a un certo punto, mi interessa se quella ricchezza, tra parentesi, me la mette poi sul campo, me la trasforma in sport, in calcio, in trofei. E ho visto che i tifosi non gliene frega più niente del fatto che il Milan rinnovi con Emirates. Interessa sì, ma fare i tifosi commercialisti e anche basta. Ho visto che fortunatamente ci stiamo un po' rinsavendo su questa situazione. Ci dobbiamo bruciare anche qua. Però sullo stadio, come detto, il mio sentimento sarebbe, speriamo, nel più breve tempo possibile, anche di farlo piuttosto con l'Inter, anche nel minor tempo possibile, nuovo a San Siro, dove si vuole, perché così magari arriva una proprietà fatta e finita, vera e propria, che vuole investire sullo sport, che vuole investire sulla società a 360 gradi,
e che provi anche a pensare di vincere qualcosa, perché spero di avere uno stadio nuovo, eccetera, eccetera, eccetera. La ragione mi dice, e anche alla luce di quel primo procedimento di indagine della Procura di Milano che è uscito ieri su, vediamoci chiaro se ci sono danni per l'erario dalla cessione del Comune di Milano a Milano Inter di San Siro, i tempi rischiano di essere veramente molto molto serrati, e vi dirò, per me anche un po' troppo oltre il serrato. Mi sa che stiamo andando un po' andando oltre. La ragione mi dice che si sta cercando di forzare la mano in un procedimento che rischia di essere molto pericoloso per i tempi, e quindi che si rifaccia per l'ennesima volta un buco nell'acqua. Ho visto che qualche tifoso ha scritto: bene, così torniamo a San Donato. Ma perché non si è rimasti a San Donato? Perché non c'è la possibilità in questo momento di essere da soli a San Donato, e se salta San Siro non è che improvvisamente ritornano le possibilità di essere da soli a San Donato così, d'improvviso. La vedo complicata la questione stadio. Non vorrei essere qui dare un sentimento negativo, ma non vedo grosse cose positive all'orizzonte per lo stadio. Spero di sbagliarmi. E poi volevo chiudere su una questione a proposito di sentimento. Magari mi avete visto un po' arrabbiato mercoledì o giovedì, comunque nel mattino Milan, quello con la copertina di Teo, per l'ennesimo attacco a un giocatore completamente gratuito, ma non me ne frega niente di Teo Hernandez, non sono parente di Teo, né Teo mi deve, o io devo dare dei soldi a Teo, qualcosa. Non è quello il discorso. Potrei farlo con chiunque. A me non piace questa cosa che ultimamente dentro il Milan si facciano molto figli e figliastri. Se i giocatori sbagliano tutti. Possiamo salvarne 2, 3? Sì, probabile. Qualcuno lo possiamo un po' più salvare rispetto ad altri. Ma il calcio si gioca in 11, con le situazioni siamo 16 addirittura. Se non una rosa intera, a me non interessa prendermela con uno, e non mi interessa ogni volta fare le pulci ad uno. Pulci tra l'altro anche un pochino sbagliate, in certi casi anche molto sbagliate. Talmente sbagliate che poi si innesta il retropensiero che ci siano delle cose un po' strane dietro alcuni attacchi dei giocatori. Ed è per questo che a volte mi vedete un po' arrabbiato, ma non perché voglia proteggere Teo, ma perché mi infastidisce vedere il Milan così. Il Milan non si merita di essere trattato così, ecco. E quindi a volte ci vedete anche un pochino andare fuori le righe proprio per questo motivo. Sarà una settimana importante? Non lo so, credo di no dal punto di vista del direttore sportivo e dell'allenatore. Credo che si andrà un po' lunghi. La speranza è quella che si possa fare nel più breve tempo possibile. Sarebbe questa la ragione, e sentimento, scusate, la ragione mi dice che si andrà un po' più lunghi. Probabilmente ancora una volta sbagliando, perché invece in realtà bisognerebbe accorciare un po' i tempi. Grazie a tutti, ci ritroviamo nel più breve tempo possibile, cioè tra pochi minuti a Mattino Milan. Grazie ancora e buon lunedì. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.